e facciamo scuola di formazione. Siamo a Zongri, a località Raisi. Vinniamo canto a sto palazzo d'oro, che non mi serve lo passare avanti. C'è una figliola che spandi tesoro, ogni capello portano diamanti. E mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto sei bella. Mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto sei bella. Ora siamo al mulino. Perché ora non mi immaginiamo. Per consentire ai vostri partiti e mulinarella mia, mulinarella, E mi pigliate il ciarere perché sono molto compagnia. mulinarella mia, mulinarella, Cammina, va. mulinarella mia, quanto sei bella. Ah, mamma mi aspetta qua. Io voglio al mulino macchina. E poi poi, quando ne scimo vengo il piglio. Ah, Denaro! Sì. Benvenuta! Grazie, grazie. Io non immagino un po' di grande. Poco però. È possibile? Perché E no? la verità, prima ne vediamo poco, vediamo come vedi. Ma non è che non hai fiducia, va morire via. Però prima ne immaginiamo poco e poi porti rilassato. Ma è già autorizzato? No, un po' c'era che mi scordavo, Giannetti, avete adesso un muro di multa, avete un Giannetti. O c'è messo, ora o ci mette voi? Se non può preoccupare, perché Già sì. avete non mi scordare. Ti mette voi. Cosa vuol dire? Questa parte molto collata, solo di questo. Questo è buono, ma mi questo se no cade tutto ora. Poco cazzata di pezzato, lì. Quando volano viene bello, ma però ne ho un po' assai. Con un cocciere non c'è spezzato. Noi ci arriviamo, vediamo. Oh, vedi che bello. Vedo la verga. C'è pure un cocciere d'orcio, un cocciere da Aina. Vabbè, non ci diamo una cernottera. Mamma, non mi cucciere, io metto le suppe su pomolino. Sì. Oh, vedi che bello, guardate qua. Accedi voi, eh? Sì, non ti preoccupare. Mi butto acqua io? La mia vita. Volete qua come... Da solo? A buono. Ci beccano, sai? Sì, andate. Ma che date due giorni te li faccio pure dei me. A così la faccio una mano vuota. Aria integrale in purezza, eh?
Oggi ma se faccio bella affinata. Ma ci può fare. Sì, sì. Buona sera, ciao. Avete là, che bella fortunata, noi diciamo, vedi? Quando gli da bene faccio un pugno, si dice che è fortunata, poi viene per fresco, se ora e se ora lì. Ora è da quanto? Quando mi mette il tempo? Molinarella, molinarella mia, quando si bella, molinarella mia, molinarella, molinarella mia, quando si bella. Poi non le verso, no? E trasì giù di me, e trasì da te. Tanto la lingua come gli accenti, da piano come spati, ogni molinarella mia, molinarella, molinarella mia, quanto sei bella, molinarella mia, molinarella, molinarella mia, quanto sei bella. Bene, buonasera a tutti. Solo una preghiera a chi è rimasto sopra, se gentilmente potete avvicinarvi, ci sono i posti, ok? Magari chi ancora sta finendo di mangiare, ci ha portato sto pane, cioè una delizia unica, tutti lì con sto pane. Allora, va bene. Per loro, Vabbè. Iniziamo. Intanto volevo ringraziarvi per la presenza. Ricordo che questo evento ricade nella carrellata di eventi Autunno in Festa all'Antico Mulino delle Fatue e viene fatto in collaborazione con l'Associazione Nazionale Mulini Storici. Ringrazio ancora una volta il nostro condottiero Francesco Bevilacqua, cui abbiamo scelto di fare questa rassegna sulla Calabria, e lascio a lui che ci presenta gli ospiti. Ringrazio anche il tenore Giancarlo Paolo, però l'ospite lascio a Francesco Ciopresanti. Grazie a tutti e buona continuazione. Allora, buonasera. Dobbiamo spiegare anche a Franca che abbiamo coinvolto in questa cosa che cos'è sta roba che facciamo, no? Perché sennò questi sono un po' fuori di testa. Già qualcuno dice che sono stati fuori di testa lui e la moglie a ristrutturare questo vecchio mulino che era un rudere e a farlo rivivere, no? Dice, ma chi ve la fa fare? Ma a che serve? Ma Avete soldi in ciò? ci vi manca non sapete come spendere i soldi. Vabbè. Tant'è vero che tu forse hai notato che sulla strada c'è un altro mulino che è stato ristrutturato con i soldi pubblici del comune, è chiuso da quando ed è inagibile, cioè non ci si può entrare nonostante l'abbiano fatto, capito? Questo invece è stato fatto con i soldi di un privato e funziona. E questa era tutta una vallata di mulini, piena di mulini, no? Allora, che cos'è sta roba? Noi abbiamo invitato altre persone prima di te, no? Qua. E altre ne inviteremo. Il senso di quello che vogliamo fare è di far capire alla gente che si può rimanere in Calabria e fare delle cose belle, interessanti, utili ed anche economiche per restare in Calabria senza lagnarsi continuamente che le cose non vanno bene, che i nostri figli non trovano lavoro, che in Calabria non c'è niente. Questo è il refrain di tutte le persone normali, ordinarie. Quindi siccome io mi considero un pazzo, un folle, nel senso buono del termine, come i greci dicevano, Platone, Socrate, che mentre la saggezza, la sofrosione, mi pare che si chiama, non so se pronuncio bene, la temperanza viene dagli uomini, la follia è sacra, viene dagli dei. Allora, solo i pazzi, cioè coloro che hanno passione, amore per le cose, possono fare qualcosa di diverso, di buono, che vada contro
i luoghi comuni nei quali viviamo, e uno di questi luoghi comuni è che in Calabria non c'è niente. Noi vogliamo dimostrare che invece in Calabria c'è tanto, e Franca è un esempio straordinario, perché è una donna semplice, una donna umile, una donna autentica. Ora ti dico anche chi abbiamo avuto qua a intervistare, che ha fatto tutto quasi spontaneamente, con una tradizione alle spalle, come ci racconterà, familiare. Allora, intanto la Calabria è una regione strana. C'è un letterato bosniaco che si chiama Predrag Matejević, che ha scritto un bellissimo libro sul Mediterraneo, l'ha chiamata un'isola senza il mare. Che cosa voleva dire? È un'isola perché è quasi un'isola, è una penisoletta nella penisola italiana, separata dal resto dell'Italia dal Pollino, dalla montagna che sta tra la Basilicata e la Calabria, che era una specie di ostacolo a venire in Calabria, per cui la Calabria era il luogo più negletto, più periferico, più lontano, dove non veniva nessuno, e quelli che venivano a viaggiare nel Settecento e nell'Ottocento, che facevano il Grand Tour nel resto d'Italia, quando venivano in Calabria, tanto per cambiare, erano considerati pazzi. Tant'è vero che a George Gissing, che era uno scrittore inglese che venne in Calabria, quando lui arrivò a Salerno, a Pestum in particolare, i gendarmi lo bloccarono, lo portarono dal notaio e gli dissero: però prima di andare in Calabria faccia testamento, perché lei non è giusto di testa. Hai capito? Quindi dicevo un'isola senza il mare, un'isola perché è una specie di isola, ed in effetti 850 km di coste ci rendono la terza regione italiana dopo la Sardegna e la Sicilia con il perimetro costiero più lungo, 850 km di costa, un decimo di tutta l'Italia, comprese le isole. Ma in realtà senza il mare lo siamo perché la nostra cultura è una cultura che viene dalle montagne e dalle colline, come Zungri, no? Che guardano il mare, ma che col mare non hanno mai avuto niente a che fare, se non negli ultimi 70, 80, 90 anni. Cioè prima la gente viveva nelle aree interne, nelle montagne, nelle colline, che sono il 91% di tutto il territorio calabrese. Solo il 9% è in piano, la pianura di Sibari, la pianura di Lamezia e la pianura di Rossano e di Gioia, dove c'erano le paludi. E non è che nelle paludi non si facesse niente, perché abbiamo testimonianza che anche le paludi erano vitali per la vita contadina delle persone. Quindi noi abbiamo, era chiamata la Calabria, secondo è stata definita un'isola senza il mare. E non è un caso che l'esperienza vostra, la tua, venga da una zona collinare, non venga dalle zone ricche della costa, no? Tropea, Capo Vaticano, eccetera, ma da una zona interna che era considerata povera, e nella quale per anni, per decenni, le famose grotte di Zungri, che oggi sono famose, sono state considerate delle porcilaie, delle stalle, che non servivano a niente, esattamente come è successo a Matera. Matera era considerata l'infamia d'Italia, prima che si accorgessero che era un grande patrimonio, e la stessa cosa sta capitando, e tutto questo capita per i pazzi, per i folli, cioè per le persone che credono in quello in cui tutti gli altri non credono, e i primi a non credere che la Calabria valga qualcosa sono i calabresi, che io dico sempre che sono ammalati di una malattia che chiamo amnesia dei luoghi. S'hanno scordato, per dire in termini si scordava dove ne sciro. E io dico infatti che la cura di questa malattia è la oicofilia, cioè da oikos casa, patria, luogo dove vivi, filia, amore, amicizia per i nostri luoghi, cioè tornare ad amare i luoghi come hai fatto tu. Quindi abbiamo avuto qua
Ginevra Dell'Orso, che l'altra volta quando ci siamo sentiti telefonicamente non mi ricordavo il nome, quindi Ginevra Dell'Orso, che era una milanese che lavorava anche a Los Angeles, in America, che faceva la disegnatrice di interni, un architetto che faceva la disegnatrice di interni. Quando questa è venuta in Calabria si è innamorata di uno dei più sperduti e dei più niente dei paesini calabresi, Isca sullo Ionio, ma la parte alta, mica la parte bassa che sta a mare, dove vivono non più di 200 persone, tutti quasi vecchi. E questa, da Isca sullo Ionio, dove è venuta a vivere, non vive più a Milano, non fa più, fa tutto un altro mestiere, fa dei calendari con l'orto che vende via internet, per dire a gennaio si deve fare questo, a marzo si fa quest'altro, eccetera, spiega e scrive sui giornali, e scrive della Calabria con molta più passione e con molta più amore di quanto non facciano i calabresi. E pensate, so chi l'ha vista quando l'abbiamo intervistata qua, di recente mi ha chiamato Fabio Ginevra per dirmi che c'è una serie di suoi clienti americani che hanno comprato casa a Isca sullo Ionio e aveva bisogno dell'aiuto di un avvocato, perché quelli che acquistano casa e sono esteri, non Schengen, non europei, diciamo, non è che possono venire ad avere la residenza in Calabria così. Si chiama residenza elettiva, che ha due condizioni: uno, che abbiano una casa, e due, che abbiano un reddito per cui si possono mantenere senza dover lavorare qui in Italia. Quindi, per dirti come sono coinvolgenti queste cose e come gli stranieri amano la Calabria più dei calabresi. Poi abbiamo avuto, tanto per non citarli tutti, perché abbiamo avuto a Santino Cardamone, quello che canta e che è stato simpaticissimo, eccetera, per far capire come si può fare anche arte in modo popolare e diventare anche famosi in Italia con semplicità, con autenticità e amando il proprio paese. Petilia Policastro, perché nei suoi video che mette su c'è sempre Uvino, Patra, mamma, nanna, zia, è sempre una continuazione. Quello non è uno che dice ah ma io sì sono calabrese però della Calabria non vado più in Calabria, non dice così, io sono calabrese, calabresi voglio restare. E poi abbiamo avuto per esempio Franco Fazio, che è di Serra Stretta, che è un vivaista forestale che faceva l'operaio forestale e ha lasciato il posto fisso per fare un vivaio tutto suo e vende milioni di piante calabresi, ma non piante ornamentali, piante di foresta, le vende in tutta Europa, perché in tutta Europa cercano le nostre piante, i nostri alberi che resistono alla mancanza di pioggia, più di quelle, perché adesso ci sono i cambiamenti climatici anche nei paesi del nord, e questo ha trovato questo business importantissimo, che è una delle più importanti aziende di questo tipo. Abbiamo avuto la ragazza delle lavande, Selene Rocco, no? Che non so se tu l'hai vista in internet, che a Campotenese è tornata da Bologna, dove studiava, ha detto che impazziva a Bologna, è tornata, si è messa a Morano a 1000 metri di quota in una casa dei genitori, dopodiché ha scoperto che intorno alla casa in montagna c'era una lavanda, che era una lavanda del Pollino, e l'ha piantata intorno alla casa e adesso è diventata un'azienda con cui produce i distillati della lavanda, eccetera. E la cosa più straordinaria è che poi, e qui chiudiamo la parte introduttiva, è che lei, dopo che aveva creato l'azienda, andando a parlare, a chiedere di questa lavanda agli anziani, gli anziani gli hanno detto oh higliama, e come, questa sì, non la conosciamo, e gli hanno mostrato delle foto che prima della guerra gli anziani non solo c'era la lavanda, la raccoglievano e facevano i distillati della lavanda e li vendevano alla Carlo Erba, ad una ditta farmaceutica. E non è un caso che oggi la Calabria sia una delle prime regioni europee a fornire Calabria e Basilicata essenze naturali per Abboca, che è la più importante casa farmaceutica, fitofarmaceutica
di farmaci che prenderanno il posto prima o poi per gran parte dei farmaci sintetici. Quindi questo è quello che noi vorremmo fare e che vorremmo far capire. Passiamo alla seconda parte. Franca, non ve la presento io nel senso di dire chi è chi non è, perché ce lo deve dire lei. Quindi faremo una chiacchierata. Faccia fuori responsabilità. No, facciamo una chiacchierata per fare in modo di far emergere qual è stata la tua esperienza e come sei arrivata lo so che a te non piace dire una influencer, e sono d'accordo che non deve, perché il termine influencer è ormai diciamo invalso semplicemente per le persone strafighe che fanno diciamo che devono stare sui social per mostrarsi ciò che non sono. Chiaro? Per mostrarsi ciò che non sono e per far diventare quelli che sono normali idioti come loro. Questo è l'influencer oggi, non lo dice nessuno, ma questo è l'influencer. E quindi è giusto che a te non piaccia questa cosa, perché tu sei l'esatto contrario. Tu ci insegni quello che nessuno ci ha mai insegnato che noi siamo, da dove veniamo, chi erano i nostri antenati, che cosa facevano e quanto valeva questa civiltà rurale della Calabria, che tutti abbiamo considerato a un certo punto qualcosa di negativo. E qui veramente chiudo, perché l'ho detto a lei prima che mi chiedeva di queste nostre iniziative, perché vedi, nel caso tuo, queste cose che io sto dicendo adesso, tu le hai fatte con spontaneità, senza farci grandi ragionamenti. Io che invece sono andato all'università fuori, che quando ero qui nessuno mi insegnava il dialetto e l'ho dovuto imparare da solo, quando sono diventato grande, perché quando ero piccolo i miei genitori mi impacchiavano una papina se io dicevo una parola in dialetto, e quindi il fatto di non insegnarmi, mi insegnavano che c'erano le cascate del Niagara, ma nessuno mi ha mai detto che la Calabria è piena di cascate, anche straordinarie, alte 100 metri, eccetera, che i nostri chiamavano Uschicciu, oppure Uschioppu. Uschioppu nella parte meridionale della Calabria lo chiamavano Schioppo, nella parte centro-settentrionale, quella latina, Uschicciu. Quindi questa specie di disaffezione nei confronti della natura e della cultura contadina della Calabria deriva dal fatto che i nostri emigranti che andavano fuori e che vedevano che dove c'erano le città, dove c'era la modernità, dove c'erano le fabbriche, dove c'era la civiltà industriale, lì c'era la ricchezza, e allora dicevano noi siamo poveri. E che cos'era povero della Calabria? La vita contadina. Quella era considerata povertà. Per cui dicono Pierpaolo Pasolini, Giuseppe Berto, che si innamorò della Calabria e adesso la casa di Berto è a Capo Vaticano, e lui è sepolto a Capo Vaticano, e diceva Carlo Levi, lo scrittore che scrisse Il Cristo si è fermato ad Eboli, dicevano che tutti i meridionali sono ammalati di un complesso di inferiorità collettiva. Di cosa? Della loro civiltà contadina rispetto alla civiltà industriale del nord. Ecco perché la natura, il paesaggio, le tradizioni sono considerate cose negative, povere. Voi pensate che gli amici, noi abbiamo avuto qui anche il direttore artistico di Felice Conflenti, ci raccontavano gli amici di Felice Conflenti che i primi anni che loro tentavano di far ballare la tarantella e di far suonare i suonatori degli strumenti tradizionali a Conflenti, la gente restava chiusa in casa perché ci paria brigogna, ci pare scurno, hai capito? E poi pian piano ma come? Vengono da fuori a far vedere queste cose e allora capiscono il valore di tutto questo. No, ma hai un giacchettino. Ma portategli il giacchettino per favore, figliuoli, figli, portategli il giacchettino, perché qua uhadale, no, come chiamano? Questo chiamavano farzalatone. Uhazzulettun.
Allora, la prima cosa che voglio sapere, e sei già microfonata, chi era Franca da bambina, cioè, e poi anche prima di Aspalantea, prima del progetto, prima di arrivare ai social, che cosa faceva? In che ambiente è nata, è vissuta? Allora, posso prendere la parola? Certo. E intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui, principalmente ringrazio Fabio che fortemente mi ha voluto qua, ci siamo conosciuti a Malvito in occasione che abbiamo fatto la mietitura e di là è partito il tutto. Dice Franca, dice il prossimo ti voglio qua. Dice, sì, mettiamo così ne... allora come cosa abbiate come una sì, non ti preoccupare che le registro io poi. Sì, noi mi chiamano Piozzo come diceste tu, ma noi vogliamo che umida, e ci curiamo con cose... curiamo, andare per fine. Bene, allora dice io, non ti conoscemmo con Fabio, dice no, al prossimo evento deve venire, va bene, io farò di tutto per un movegno. Intanto vi dico che io parlo dialetto, ho capito, non capiscete? Il mio amore è nato proprio per questo, per promuovere il dialetto. Una parola mi scappa pure in italiano, però di ciò il dialetto è la mia lingua madre, non mia, nostra, che il dialetto ci appartiene. Bene, mi presento Franca Crudo, come dice il nostro amico Francesco. Franca Crudo è nata di semplici persone che coltivavano la terra, che si chiamano i contadini. Mio padre partì con, prima aveva i vacchi, dopo dei vacchi acquistava i pecore. I pecore Franca Crudo guardava agni dozzeri, io pagliaro, ci metteva a mangiare animali, tutta la vita dei contadini. Vi posso dire una vita felice, spensierata, fino a 14 anni feci questa vita qua, che ho appreso tanto, perché io vinne da terra e quindi adesso non mi pesa niente, saccio vita e miracoli, perché papà mi chiamava patrocino d'ogni ministro. Figlia, c'è stato rogo? No papà, io vengo con te. E ogni cosa c'era io, e ci faceva domande. A papà che serve questo? Papà che serve quello? La figlia è stata a casa con i giovani. No, io vengo con te papà. E mi andiamo a re. Ma avevi fratelli e sorelle? Sì. E ogni tanto per dire la verità offendia che io ho frati, 3 sorelle e un frate. Perché figlia aveva un esciato mascolo, offendia pure a frate. Però fortunatamente mi maritavo per 3 figli, ho dato pure io i miei frutti, che mi dicevano che sono mascoloni. E vabbè, niente, dopo di questo ho fatto 14 anni di pastorella, che mi scelavo ancora in questa terra fuori, a dire la verità. Avevo Curteduzzo e con Curteduzzo mi divertia. Quando faceva la freccia, quando faceva il frescarotto, quando giocava con... sai con chi giocava? Quando tiravamo Urano, che facevamo il frescolito, con la rastuccia. Sì, sì, facevamo con la rastuccia, tiravamo Urano che erano un po' condoruto, lo schiacciavamo e suonavamo. Tutti i giochi che non inventavamo, che giocavamo, che con aci, a corda, che trovavamo, che alcuni di voi sicuramente sanno. Non penso che ne sapete. No, abbiamo avuto Cristian Ferlaino, che è questo di Felice e Conflenti, che ci ha fatto suonare tutti questi strumenti, ci ha fatto vedere, addirittura ci ha fatto fare una sinfonia con le campane delle vacche e delle capre. Dei pecore, sì, sì, perché era una musica continua, maestro, era una musica continua che dei pecore. Quando sentivi drin che cosa fare, c'è i pecore su qua, e noi cominciavamo a giocare, tanto i pecore mangiavano per i fatti suoi. Bene, di là, dopo 14 anni, mio fratello, visto che aveva i pecore, non volle più i pecore, perché a tempi tanto si pensava che erano di grado. Mi ricollego al discorso che faceva, perché qua in Calabria li sentivamo figli di contadini, li sentivamo un poco degradati. Mio fratello ha usato pure sto pensiero. E di là, mio padre dice, figlio, ti pecore ne vuoi? Se ne vuoi, dice, ti vendi e fa quello che vuoi. Però deve fare, come un po' che non me ne esce fuori, di contadini, non fa anche una cosa attenente alla terra. Dice, che facciamo? Facciamo macelleria. Di là partivi
e figlio facciamo macellaia. Ma vi posso dire che io non sapevo niente di macelleria, proprio nata nuda e cruda come solderi. Di là piano piano mi imparai pure l'arte della macellaia, che era quasi faceva sempre io a banconista, era l'unica io che, perché il mio fratello mi sentiva che scusa che avevo faccio troppo e mi restava sempre sola, e Franca aveva la lavoro, Franca aveva la vindi e Franca aveva pulizia. Buono, detto questo, a 26 anni ho trovato l'uomo della mia vita, dopo 14 anni mi sono sposato, ho fatto i miei frutti, 3 figli, 2 maschi e una femmina. E dice Franca che facciamo? Erano tutti e 2 erano senza lavoro. Dice Franca che facciamo? E li ritrovammo tutti e 2 che avevamo una licenza, perché io onestamente con mio fratello non volevo stare, perché ho sapete una volta che si sposa una c'ha la carne strana deve stare sempre nei limiti, perché prima o poi si allizza come solderi. Noi c'è sempre stata sempre unione, però io prevedia che prima o poi indallezziamo, e se ognuno amiamo per i fatti nostri. Mi piglio una musta di confrato, mi piglio la licenza di frutta e verdura, sempre attenente alla terra, perché a me mi piaceva stare a terra. E trovo un marito mio era un po' più fanatichero, quindi di terra non tanto non masticava. Io aveva la licenza di bar e pizzeria. A bello mio c'è sì, a me non mi parla di bar, non mi parla di pizzeria, ma non perché degrado, perché nell'ambito di nostro non c'è orari e non c'è avere tanti paesini, non c'è chi da delicatezza che ci sono, io dico per comeni, te città, trasano magari tipo un comando, mi fanno caffè, così e dicevo che sul servitore, invece no, con tanta di gentilezza di cosa paga tendo vai, no, con un caffè ti arriva che scarpa non pagliaro, a me queste cose non mi piacciono, amavo un attimino la civiltà. E sì, che facciamo? Facciamo una cosa che non manca, non voglio toccare a nulla, che facciamo? Facciamo un negozio di bombonieri, di là abbiamo aperto un negozio di bombonieri, piano piano, a dire la verità è andata alla grande, perché ci siamo costruiti con una vetrina, credetemi, una vetrina, un garage di 70-80 metri cioni, eravamo con sola con una vetrina e non avevamo sorti, o cresceva i figli che uno non era redinato, però vi dico, a me mi sono piaciute sempre le cose belle, con una vetrina piano piano ci siamo costruite che abbiamo 14 aziende di bombonieri e in più poi cominciare i soldi mi hanno dato la testa e facciamo la gioielleria, perché tutti mi frusciavano la testa. Già Franca dice, e non parare riccini, e non è negozio, cominciavo a cercare Antonio, a mio marito che si chiama Antonio, ci siamo così, adesso metti tu cucina sulla testa e dormi, dissi, perché non solo questi 4 soldi che ti ammazzano sparti, se 4 soldi che vivono di 4 l'hanno sparti e ti ammazzano. Ci si dammi fiducia a me, non ti preoccupare, non ci si e vedete, largo fare, di là siamo partiti. Bene, crescendo, io sempre questa passione per la terra, da noi ci sono i grutti, zungri, totale fermezza, morte. Se ho una questione mi combiniamo, se no come a finire qua. Anche perché Zungri è l'ultimo paese della Calabria. ZU, ma anche Zaccanopoli, ZA, Zambroni, Zungri ZU. Vedete voi, la Z, l'ultima era U dopo la Z. Prima della Z. Bene, adesso facciamo una cosa. La prima cosa che io ho fatto, che ho voluto, come si dice, io amo fortemente la musica. Allora aspetta, andiamo per ordine. La prima domanda hai risposto. Facciamo suonare il sì. Giancarlo, Paola che è qui con noi e che ci allieta sempre qua, e poi passiamo alla fase nuova. Ma scusami, la curiosità è, ma esistono ancora i bomboniere? Il modo! Quella era la fase antica, la fase vecchia. Buonasera a tutti. Cerco di restare in tema con la serata che è chiaramente dialettale, quindi apro con un pezzo tratto da una raccolta fatta dall'etnomusicologo Danilo Gatto, che ha registrato questo brano sull'altopiano della Sila e lo ha pubblicato in una raccolta che si chiama Suonare la tradizione, edito da Rubettino nel 2006. Bella acusticapilli incannulata.
questi capelli cannulata, trema la terra quando li scunditi. Sono alla Santa Missa e bindigliata, la gente fanno larghe bua trasiti. A chi lo posto chi vinginucciati, tu mazzu di garumpulli pariti. Guardati in cielo bella e piriditi e paraca con l'angeli parrati. Grazie Giancarlo, bellissimo, bellissimo. Questo è un pezzo tradizionale che Danilo Gatto ha trovato in una tradizione, ma non si conosce l'autore. Lui ha trovato chi lo ha suonato, ma naturalmente l'origine, essendo un canto popolare, Il canto popolare che può non- essere ok, non di si qualunque sa, di quello. esatto, sì. Perfetto. Non ricordo il nome della persona con la quale Va bene, va bene. Allora, riprendiamo il discorso. Io ti avevo domandato, ma poi sta gioielleria, sta su Ristati o sono... racconta tu, vai avanti. Allora, se la gioielleria e le bomboniere, un negozio di bomboniere c'è ancora, ma è titolare mia figlia, perché io me lavai i mani, perché ho voluto ritornare ai miei origini, a terra. Quindi di là sono partito, come già vi dicevo, amo la musica, di qualsiasi cosa, pure se è nato in un cotto, io per me chi è musica, è qualcosa che parla, che ha i propri sentimenti di musicali, perché mio padre amava tanto la musica di tradizione, nonché c'era a Zungri avevano creato un gruppo musicale, una banda musicale di paese che i miei due figli, ho due figli musicisti, facevano parte. Allora io per non, come si dice, io voglio costruire ma non amo sempre costruire delle cose nuove e non distruggere, visto che c'era già a banda, c'è competizione, voi sapete in te cose c'è sempre competizione, che faccio? Mi mangiava la testa, che posso fare? Creai un gruppo musicale di solo donne, era unica in Italia, Euterpe, maestro, non l'ho chiusa, ancora, che giorno che gli mamma presentiamo a Vibo, noi signori mi parlava dei grutti, e da là mi sorge un macinamento dalla testa. Che i grutti pare che è una cosa che macina, vuol dire che è qualcosa che appartiene. Zungri già, come vi dicevo io, era morto. Questa è la fata che Katia, dove è il nostro amico? È la fatina, non ti preoccupare che ci abbandona, è un segno. Allora, di là ho creato questo gruppo musicale che sera presentammo noi signore mie. Cioè signora, ma Zungri avete i grutti, avete... Io mi sono pulcito nella testa. Che cosa ho fatto? Tutta la notte rocia. Cercavo tocco marito, ce l'altra te ne viene dalla testa. Dormi. Quetati. Però io macinavo sempre questa cosa che mi disse questi signori. Fermo la musica, la deposito a Mileto perché a Zungri c'era, l'ho depositata a Mileto. Io quando la voglio riaprire è sempre pronta e la riprendo.
però guarda, abbiamo fatto 5-6 mesi un successone, credimi, tutti i giorni che suonavamo a qualsiasi paese che aveva una banda femminile, perché erano una banda di donne. solo donne. No, era unica in Italia, solo Franca, forse ci vuole persone pazze. E una che era Franca, e volevo fare tutte cose innovativi. E là che che presentiamo sta banda musicale, mi divenne un'altra, mi è molto caro, che già zungri, grotti, cose, muti, silenzio. Se qua abbiamo impadato i manichi. Se voi notate, quando io faccio un pane, sempre i manichi impandati. Come ho fatto, torna a me i piedi. Vi dico subito perché io voglio la fotografia con i piedi, perché i piedi hanno un significato. Bisogna camminare con i piedi per terra. Se non camminiamo con i piedi per terra, non andiamo. Se andiamo dalle aree che noi diciamo Andiamo di capo. no, non ci andiamo in capo, no. Come dice influencer, che si parte il cervello. No, io non voglio influencer, io sono una semplice cittadina che ho voluto promuovere il territorio. Poi la differenza non l'ho fatta io, la differenza l'avete fatta tutti voi, che con un semplice click sui social, che dice i social sono pure importanti, nella adeguata misura sono importantissimi, che voi con un semplice click abbiamo aperto la porta della Calabria, di conoscere a tutti i vanni. Mo si clicca a Sfalantea ne esce Zungri, se clicchi Zungri ne esce a Sfalantea, sono ricollegati, quindi Papacia e Franca. Ho dato il mio contributo, non dico che sono stata io, perché ognuno di noi, ogni farmicola ricoglie a un seru, quindi tutti siamo utili e indispensabili. Io ho costruito pure un'immagine a Zungri. Bene, fatto questo mi fermai e dissi che faccio? Io faccio la giornata dopo pane. Giornata dopo pane mi rivolgo, la mattina piglio il telefono, che numero andai 500.000, piglio il telefono e comincio un bombardo. Ci sentite figliola, a me mi viene un'idea, così. E cioè io voglio fare la giornata dopo pane. Ma io incontro un signore, cioè, e dice, la signora faccia la giornata dopo pane quando la faccia così, ci vuole un'associazione, ci vuole... Niente, ho fatto come diceva io oggi, dei telefonati, un bello gruppo di giovani, perché io punto i racconti, i cosi, racconto all'età un po' elevata, perché sono loro la storia, la nostra, che ti donano l'esempio e ti dicono come si facevano le cose, come si fanno e come mi tramandiamo. Però io voglio tirare in ballo i giovani, come dice Erika, non hanno se ne vanno, perché a Calabria ti dona tanto, non ti dona poco. A Calabria abbiamo di tutto e di più, di l'entroterra, o mare, e costi, a cultura, a storia, a tradizione, tutto abbiamo da Calabria. Staci a noi ma valorizziamo. Bene, detto questo, mi mento, arriva una ragazza che non mi fanno mai pomacito, Rosa Gaudioso, mi porta questo nome, ci siamo annomato questa associazione. Dice, signora Franca, dice, la chiamiamo Asfalantea. Come ci sia Asfalantea? Che gli è il suo nome? Asfalantea. Non ci siamo, non mi piace. La signora Franca dice, che mi chiamava signora inizialmente, c'è signora Franca, dice, documentatevi di là, e poi vedete che significa. Quando io un attimino leggo pure io che significa Asfalantea, vuol dire ginestra sulla roccia. Di là mi innamorai subito. Tu dici torna a Paita, sì, torno sempre a Paita, perché io quando ero con papà mio, quando mi si appiccicava questa fiammellina tra la testa, sta memoria, e dici, e noi quando avevamo i pecori, accattavano un terreno che era tutto pieno di sterpagli, di yotomari, alcuni di voi conoscete, tutti robe che ci sono dei costeri. Papà mi si a palla come vanga, come lavora, e torno da tutto ai limiti, come chiamiamo noi, da stai a strada. Mamma mia, ciò che se ne portava, io tagliavo che avevamo fatto mare cotta, che se ne portava la nestra. Per non avevano un motivo, per papà aveva un motivo, aveva una valuta sta nestra. Ci disse, Maria, tu hai nestra non ama taglia torno, perché hai nestra, il fiore della nestra è dedicata a bufimmani. Il fiore della ginestra è dedicato a noi donne, perché non è la mimosa, cari fimmani. La mimosa ha fatto piangere noi donne, va ricordata e non festeggiata, in un passo io mannautra. Quindi di là io, quando mi disse Asfalantea, che vuol dire ginestra sulla roccia, io mi fermai, mi impuntai. Mo come mi parla male da Asfalantea, i capiti me lo sono all'aria, perché io ho memoria di mio padre.
E quando padre mi diceva perché mi vengono in mente tante queste cose, e io dico pure fatto di proverbi, perché una volta li educavano tramite i proverbi, non dicevano mai di tu a tu fate le cose, come mentre facevo male le cose di dicevano un proverbio, che sicuramente pure alcuni di voi, no? I genitori, i nonni, i bisnonni, tutti, ogni cosa. Io quando faccio una cosa mi scatta due, tre, infatti quando ero con Fabio, io dicevo due parole, io dicevo proverbio, perché mi viene spontaneo, non è una cosa che gli è preparata, non c'è niente di preparato. Io come è, faccio il discorso, a me mi viene perché sono stata educata in questa maniera. E quindi Facci un esempio di tuo padre, perché poi voglio dire una cosa su questo. Cioè, che cosa ti diceva, per esempio? allora, quando padre mi dico una, che tutti i genitori, quando padre mi cominciava a dire Franca Nera, Andina, Franca Nera, io tanto la via sopra. Però non mi menava che era la prediletta. Però io questa parola, quando diceva questa parola, io capisci che via stava facendo una cosa di sbagliato. Andina, Franca Nera. Io mi guardavo, giravo intorno e vedia che fece di sbagliato. E io poi si complimentava con me. Quando io mi mettevo i gregni, Urano, mi premiava. Non erano solo, mio padre almeno, non era che i genitori, gli dava 5 lire a gregna. Li premiava, noi poi non sbrigavamo, non facevamo, io ero una creatura, 7, 8 come Era il fascio di il grano, mettevamo a mano. Quando non mettevamo, dice 5 lire, facevamo, non furbamente, io facevo i mazzi piccolini, Franca Nero, mentre un pochino più facevo. Io per mio pombo passa avanti, ne facevo i fasci piccolini, invece di mettere 5-6 pugna, ne metteva 2-3 avanti. Cioè papà, io dai più. Bene, torniamo a Redi. Aspetta, sapete che cosa mi è venuto in mente quando lei mi ha raccontato questa cosa del padre che perché poi tutto torna. C'è un filologo romano, Emanuele Lelli, che ha scritto un libro, mi ricordo se Bompiani, eccetera, qualche anno fa, in cui di una sua ricerca, in cui spiega una sua ricerca. Cioè, lui ha preso dagli autori latini e greci tutti i proverbi, i modi di dire, le credenze, no? Per esempio, per dirtene una, si diceva che per non far ragliare l'asino, diceva un autore antico, bisognava attaccargli una pietra alla coda. No, magari è sparita questa cosa. E allora poi ce n'erano anche altre più note, per esempio cioè le donne mestruate non potevano toccare la carne del maiale, perché è vero, questo è vero che facciamo per dire una cosa che era no, che era scritta, la sapere la credenza, questo è vero, che era scritta sì, ma era una credenza mangia soprassati, oppure vi dico la terza che mi ricordo a memoria, per augurare alla figlia femmina appena nata un futuro radioso, una famiglia, un marito, bisognava mettergli una goccia di miele sulla parte intima, no? Ora, vedi? Allora, da bambina, diciamo. Quindi questo Emanuele Lelli ha detto: io voglio vedere se tutte queste credenze, questi proverbi, questi modi di dire sono rimasti a 2500 anni da quando li hanno scritti nei testi classici, e ha fatto una ricerca e ha scelto proprio la Calabria come luogo dove cercare queste cose. Lui andava naturalmente in ambito contadino, dove c'è tradizione orale, è andato di questi 600 lemmi, 600 modi di dire, credenze, eccetera, quasi tutte erano ancora e sono ancora presenti nella tradizione contadina. E quando tu mi hai raccontato questa cosa di papà tuo, a me è venuto in mente, professoresse di lettere, di cose che siete qua, la maieutica socratica. Cos'è la maieutica socratica? Il contrario dell'imposizione, no? Fare in modo che nelle persone, no, crescesse la consapevolezza
di alcuni comportamenti giusti, alcuni comportamenti sbagliati, non attraverso l'imposizione, ma fai la grande saggezza è quella di far capire che a loro, senza costringerli, qual è un fatto positivo e qual è un fatto negativo. Ecco come nella civiltà contadina rimangono elementi di cultura antichissima, ed ecco perché abbiamo uno straordinario patrimonio e lei è portatrice proprio di queste cose, ed ecco perché piace, secondo me, perché la gente che ti ascolta e che non sa quelle cose e però è calabrese dice: ma come? Io ho sempre creduto che erano gli altri meglio di noi, e queste sono cose belle, sono cose importanti. Magari non capisce tutto quello che c'è dietro, no? Però nel suo animo viene fuori quello che Jung chiamava l'inconscio collettivo, cioè le cose ancestrali che ci vengono dall'antichità. Va bene, allora proseguiamo anzi sentiamo il secondo pezzo, ne facciamo 3 in tutto, con l'ultimo poi concludiamo. Bene. E poi chiacchieriamo. No, su cose vere non chiacchieriamo. Non so chiacchiere. E lo capisci io. Va bene. Resto sempre nell'ambito della musica, diciamo, vecchia, se posso utilizzare questo termine, ma passo alla lingua italiana, se possibile. Vai. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se ha perso il destino, domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar non pensare. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme d'argento scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cor non soffro più, parlami d'amore, Maria. Sul tuo cor non soffro più, parlami d'amore, Mario. Allora, adesso ci devi dire cosa fai in quella tua fucina Upagliaro, con tutta, lo sappiamo più o meno tutti perché la vediamo, no? Mia moglie è una tua fans, che dice guarda cosa fa Franca, eccetera. Però mo ci devi spiegare tu che cosa stai realizzando, allora, e quali sono i tuoi progetti. Allora, di là abbiamo creato l'associazione, siamo rimaste che ho creato questa associazione chiamandola Sfalantea
ho spiegato pure il nome dell'associazione, che è il nome derivante anche delle grotte Asfalantea, che i primi monaci, quando sono venuti ad abitare là, che sono state abitate dai monaci basiliani, hanno messo come punto di riferimento Asfalanto, che vuol dire, come vi dicevo, ginestra sulla roccia, perché la vallata di Mallopera, dove sono ubicate le grotte, c'è tante di quelle ginestre, che è propria rinominata Asfalanto, la vallata delle ginestre, la vallata del Poro, la vallata di Mallopera. Ma è la ginestra quella da cui si facevano le tessiture? Certo, quella poi io vi spiegherò che con la ginestra abbiamo fatto una fragranza di profumo. Quella odorosa. Come noi donne, perché la ginestra, vi dico, è una pianta robusta che cresce sulla roccia ed è resistente, cresce che non ha bisogno né di fertilizzante né di acqua, è robusta come noi donne, perché noi donne diamo la vita, sempre grazie a Dio. E quindi quando si vuole la femmina arriviamo al cielo, se non vuole la femmina sventurato uomo. Chiari i fatti. Bene, detto questo, noi con l'associazione abbiamo formato l'associazione, ognuno giustamente prendendo i nostri ruoli, e di dove cominciamo? Da terra, perché da terra è tutto, come dicevamo noi. Da Molino si arriva dopo, prima si coltiva Urano, amore per la terra ci dà tutto, è tutto, è un vivere. Quando tu dici se botte mangiano prima d'orbona ma comincia dalla terra, se borano ma comincia dalla terra, no, non viene tutto, non viene tecnologicamente, stanno creando tecnologicamente, però se vuoi mangi sano, amo parte dalla terra, amo dall'ordi i mani, come dice il detto, si chianti non disigli, vuol dire che dopo che sa anche una cosa pigli. Si chianti non di sì, io mi scappa pure un detto, perché sono abituate ormai. Bene, fatto questo, noi cominciamo dalla terra, raccogliamo 5 semi di grani antichi, piano piano abbiamo raccolto questi 5 semi di grani antichi, di là passiamo alla macinatura, perché poi a farina, a differenza della farina faccio mulino. La voce grossa, la voce fina, noi facciamo di 5 tipi di rano. Se poi avete occasione di venire là, venite, io vi spiego pure ho fatto da farina, che macinata più grossa, più fina, da stata senza crusca, a caniglia che una volta non era conosciuta, ce la davano solo agli animali, ai gadini e ai maiali, perché non era conosciuta, invece no, noi usate tutti, perché tutti usiamo pane integrale ed è più digeribile. Di là io uso poi lievito madre, perché il lievito madre a caniglia danno più forza alla lievitazione, come voi sapete. Lato tecnico c'è qualcuno che ne capisce più di me, però io come pratica vi dico che la caniglia aveva un altro risultato fu il lievito madre. Bene, di là partimmo dalla terra, facciamo Urano, facciamo cose, macinammo Urano. Aveva tutto pianificato, lo facciamo la giornata dopo pani. Arrivavamo al lievito madre, mi mancava il lievito madre. Io, bella, fresca e pettinata, sapeva che a Papaglionti aveva una zia che aveva un lievito madre. E disse, vai da zia 3 giorni prima, ci lo cerco e non ho lavato. Che faccio? Con l'amicizia che aveva dalla macelleria mi presento da zia, che non ha nome, che non vuole nominate, ma anche perché adesso è morta. Io vedo tutta, se io tanto volevo te la in te mani, vai a dare la zia, a busso, c'è zia come solito, no, come state, come non state, qua, là, sì figlia, che vuoi, avevi bisogno di una cosa? Sì, la verità erano pochi lavateri, che lui chiamavano un lavatero, un lavatero, e ci siamo murati un pochi lavateri. Non sapete che mi risponde io? No. Ma che ti ringrazio, siamo come faccio un pane. Io abbiamo fatto tutte le inviti, abbiamo comunque volevo tutte le piante in mani. Se no non tutto il mio figlio volevo. E perché non mi date a zia? Sapete che non tutto il mio figlio? Che questi figlioli voi non mantenete la parola. Sacrosante parole, perché il lievito madre è una responsabilità. Il lievito madre non è facile si porta avanti, perché ogni 3 giorni rigorosamente lo chiamavano un rinnovamo, oggi rinfrescato. E quali femmina, non voglio aumentare mancamenti, quali una di noi, dico pure io, poteva garantire che la zia ci portiamo avanti, che stai su da so, muori, ci si serve, faccio un pane 4 giorni e poi muori. Io mi voto bella umile, sempre zia, vi prometto, che non ci faccio umore, che lo porto avanti, perché il mio intento era proprio quello di portare sta giornata del pane avanti.
a dire la verità che non vi dico che è batosti, indeppo pure io, non mi credo che tutto filo liscio, a così, arrivai a così, dice Franca è promotrice di darlo pure io e poi l'ostacolo è me, però con il garbo mio, con la leggerezza, con la cosa, io risolvivi. Niente, mi dice sto levatomate, se figlia tu dugno, che sei tu, come solito che dice in anni, tu dugno di scande conosciamo, abbiamo un'amicizia solita tarabole che dice in anni. Però ti raccomando, dice, non ci dare a nudo. Siete mille, dice che vi prometto che a lei non gli pesava, per chi non ci pesava? Perché nei paesini c'è persone di fiducia, di suo passavano di famiglia a famiglia, invece a me l'ha consegnata mia, a me, ed ero io la primaria responsabile di sto lievito madre, perché vedi che la verità è una responsabilità, perché se tu non curi, muori e quindi perdi tutto, come quando tu una creatura che non c'è tu non mangi, muori e via. Quando arrivai da che mi solleva tomato che ne usciva a porta di cosa, più contenta mi ballava con anca, e se vai tutto pronto. Non vi confesso un'altra cosa, sentia parlare quando era all'epoca di Napoli, vi dico quando Fabio diceva che il nostro vivaio sono i bambini fino a 5 anni, crediamo alle favole di tutto come si dice, sincero e puro, di figlioli. Mi ricordai sta cosa quando eravamo fraceri, che a nanna, mi ricordai a nanna mia che diceva, o io vinnazzi e dici papaglionti o a comari, e ci scambiamo. Io ci dicevo un po' che soriaca aveva perché io mi porto una resticera raggi, figlia, i raggi papaglionti ci sono pregiati, ci sono buoni. E mi appiccicò pure sta cosa, ci vetti, c'era usai ho capito, tengono un quadro, c'era San Pantaleoni e una resticera raggi ci anche c'era, ma lo c'era l'occhio, ci siamo date una resticera, una testicera raggi che poi una resta era troppo. Ah figlia disse, tu in bocca non mi dico che 150 lire. Ma tinne, mamma, ok. Dopo un po' che c'è il capo a pariare, disse buono, vale la figlia. E ma disse con tutta la resta. Da cantare resta, che dagli hanno tutti i vacanti. Io poi io tocco, siamo adesso che l'aggi, che io l'aggi non davi, dove mi sono l'aggi. Ma io vedo, perché dopo un poco l'aggi si sbocanta, se voi sapete, quando si piglia d'amore l'aggi si sbocanta. Ma io tocco, una testa e trovai 3 spicciceri. Di là, se pensavo, signore benedicio, padre, figlio, io quando feci questa osservazione qua, se padre, figliolo e Spirito Santo, di là ho ripreso a parte di un lievito madre che io sto promuovendo, come già vi dico, dopo di questo, l'aglio i papaglionti, di 3 spicci d'agli io riuscivo o recupero l'aglio i papaglionti, che l'aglio i papaglionti è come sapete qualsiasi aglio, però a differenza, l'aglio si faccia tutti i vanti, su uno chiano, però a differenza la faccio terreno, è un aglio piccolino e profumato, e in più è testato che noi abbiamo fatto una registrazione, e mi bevo un bicchiere d'acqua così non posso fare più. Spero non sappiano messo vino. Vabbè, meglio con vino sanguilomo, questo fritto cala. Morsi di pezzare, morsi carne salata, no? Comunque l'aria. Bene, detto questo, ragazzi, recuperai di che cosa ufficiale faccio tosta, sì, però recuperai l'aglio, i papaglionti, che è un patrimonio. Du lievito madre, figlio, ma come si svolge la giornata del pane? La giornata del pane si svolge che arriviamo là tutti, si diventa una famiglia. Io in ciò si bolita, non politica, ma ne mantiamo maccatori che fa dare, e tutto parliamo dialetto. Perché il dialetto? Di Pariscorno parliamo dialetto? No. Non amo di Pariscorno, è la lingua che a noi ci rappresenta. A noi abbiamo, come si dice, la nostra originalità, vero? E la nostra, noi per esempio, quando noi siamo fuori nazione, no? Ti incontri un italiano ti fai, ti ricri l'anima, e c'è un italiano. Se incontri un calabresi, dici c'è un paesano, pure che è di Riggio, che è di Catanzaro, e dove è? Tu lo denomini paesano, ti accomuna, il dialetto ti accomuna, e poi è uno scambio di cultura, perché qua, come dicevi tu, che chiamavamo, non mi ricordo che chiamavamo, per esempio chiamavamo un piatto a cofe nera, cosa, se va in un altro paese la chiama in un'altra maniera, quel dialetto ti accomuna e ti rappresenta, non amo di Pariscorno, non chiamiamo dialetto. Io mi è nata pure questa cosa quando io facevo tutti i fieri campionari, no? Per un negozio. Allora, un napoletano parlavo suo, che ormai Napoli l'hanno premiato per il dialetto,
Un milanese parlava così, Nina, e si parlava. O veneziano e non capiscevi tutto. E come dicevo io, calabrese non mi parlo, perché mi pare scorno. E anche i nostri bambini dobbiamo, io se fosse in me, lo inserirei anche nelle scuole. Brava, bravissima. Perché il dialetto fa parte di noi, non amo di parlare, maccatori, è una tradizione, in anni nostri si metteva un maccatore nuovo, quando viene a messa, o vancali, stipavano un maccatore, o vancali, o faddale nuovo e viene a messa, ma non ti vergogniamo, e dov'è tutta questa vergogna? La vergogna è altro ragazzi, no maccatore con faddali, la vergogna è altro, no maccatore con faddali, maccatore con faddali ti rappresenta. Bene, detto questo, fammi altre domande che io rispondo. Allora, innanzitutto, prima di sentire l'altro pezzo, mo abbiamo finito perché sono qua, tra l'altro moriamo dal freddo. Allora, prima di chiudere, penso che abbiamo già detto tutto. No, ancora non ho detto niente. Allora, dopo l'ultimo pezzo, chiudi tu. Posso restare a metà? Sì, fai l'altro pezzo. Magari poi una cosa la dico io alla fine. Una cosa alla fine. Ah, poi Fabio deve dire una cosa alla fine. Ma dico pure io quell'altra, anzi la dica adesso, che sennò poi ce la scordiamo. Allora, attenzione sui social, ai suoi canali social, perché tra un po' uscirà fuori un nuovo progetto. Come ha fatto Fabio con gli animali, qui anche lì al Pagliaro vogliono mettere gli animali e avrà bisogno di aiuto, quindi dobbiamo essere tutti solidari con Franca, va bene? Questa è un'idea vostra? Sì, è mia l'idea, ma dico a iniziativa dell'aiuto, perché certo. Io guardate, io mi sono costruita sulle mie spalle. La chiarisco questa cosa perché... Sì. Quando ci siamo incontrati, oggi abbiamo fatto la scena con l'asinello, ho visto le caprette, mi ha detto in realtà quando facciamo le iniziative noi col pane, poi il tempo che il pane si cuoce, sarebbe bello che i bambini stessero a contatto con animali domestici. E tu guarda, l'esperienza nostra ha funzionato tantissimo, ho visto le capre nicastresi che abbiamo avuto il gene della capra nicastrese che era San Francesco, gli asinelli sardi, ho detto perché anche da voi si potrebbe fare. Giustamente quando si fanno queste cose, Franca è un idolo, però ci sono dei momenti per chi fa queste grandi cose bui, nel senso che sì, è brava qua là, finite le pacche sulle spalle, alla fine quando c'è da fare bisogna mettere le mani in tasca per farlo. Quindi ho detto no Franca, tu non dovresti occuparti anche di questo, dobbiamo essere noi, visto che tu sei una tradizione, dobbiamo essere noi ad aiutarti a fare questo, visto che abbiamo un po' di esperienza su quello che abbiamo fatto, gli asini cerchiamo di trovarteli noi quelli di Sardi, l'unica cosa, lei fa sì però c'è un soldo, non ti preoccupare, proviamo a chiedere, troveremo sicuramente qualcuno che crederà in questo progetto e ci aiuterà. Quindi in realtà gli abbiamo detto noi il sostegno di farlo, perché non lo trovate da tutte le parti, e abbiamo anche l'aglio di Pavaionti, e tra cui anche il pane fatto, lei ha lavorato, cioè, se l'avete visto non è che lei va in negozio, la compra e se lo porta, in queste sere ha impacchettato tutto e l'ha portato, quindi dopo ci sono due spazi dove approfittatene di dare questo contributo. E invece per quanto riguarda questo degli asili, io penso che prossima primavera si potrebbe pensare a questo. Ora magari possiamo farlo con i social, visto che è un sistema molto più semplice. Noi come associazione saremo uno sponsor per questa iniziativa, però chiediamo a tutti quanti, visto che la seguite, se c'è da fare questo sforzo di farlo. Procureremo noi gli animali. Gli animali procureremo noi. Grazie di nuovo. Non ho parole di ringraziarla, guarda, è un sogno per me, perché giustamente poi certe spese, sapete, dall'associazione non si possono sostenere. Bene, detto che mi ha nominato Profumo, devo dire che di questa ginestra abbiamo estratto stessenza, che l'abbiamo dedicato principalmente a Zungri, alle grotte di Zungri, perché c'è il logo con le grotte di Zungri. Il progetto l'ho dedicato a mio padre, perché è lui che mi si è accesa sta fiammellina che disse che la ginestra è dedicata a noi donne, e il profumo a mia figlia. Applauso ad Anna e lì, Anna fatti vedere. Ma vieni qua Anna per favore, vieni qua. Perché si nasconde una bellezza così calabrese, mamma mia. I musicisti brava, purtroppo Anna. l'hanno con DNA. Mamma ti ha dato questo, quindi il profumo è Baiana. Baiana, Quindi sì. se volete l'illustrazione lei vi spiega tutto, lo trovate qui sopra. I musicisti purtroppo sono fatti così, sono riservati, con quel tuo cibo. Allora, scusami, allora mo facciamo così, facciamo suonare Sì. il coso, dopodiché
tu in 5-10 minuti devi concludere, che se no inchiatriamo tutti quanti, cazzo. Mi capisci quello che Vuol voglio dire dire? inchiatriamo, vedi che Moremo d'un riddo. Vetramo. Inchiatriamo, noi Una volta che ha finito qua, visto che tante di voi mi hanno chiesto di farmi la foto, magari entriamo un attimo dentro, c'è il mulino, uno entra e fate le foto dentro, sennò qua veramente non possiamo fare stare lì. Quindi lei si metterà accanto al palmento e vi fate la foto. Oddio, che magari poi qualche domanda e cosa. No, sai, tu stesso non è un problema. No, ti faccio. Allora. Torno a un canto tradizionale. Anzi sta ruga c'è, o una spuntunera, ittarecci la vuoi una canzuna, ittarecci la vuoi una canzuna, c'accenna nonna cumu, o una bannera, chi la governa l'usule la luna, chi la governa l'usule la luna, andus allura non c'è volumera, con le carni sue s'allura sulla, con le carni sue s'allura sulla. Oi quanto è bella sta figlia Massaru, tanti che bella che è na figlia Duaru, tanti che bella che è na figlia Duaru. Si la video in ciacchi l'utilaru, a giri la ravetta oi con truaru, a giri la ravetta oi con truaru. Amaru io chi sogno, oi core lontano, siam tu la ravettella e trime muaru, siam tu la ravettella e trime muaru. Buonanotte t'adugno cantando e te saluta Dio i Parma d'argento e te saluta Dio i Parma d'argento. State buona gioiuzza, io me ne vaio. Addio quanto fa giorno penno te vio, addio quanto fa giorno penno te vio. Allora, donna Franca, prego. Già su bei social mi sarà donna Franca. Bene, allora già come vi dicevo io amo la terra e dobbiamo amare la terra perché la terra ci dà tutto, a partire di ciò un chicco di grano, se non cade in la terra ma non muori, nasce, dà il suo frutto e di là parte il tutto, perché pur quando prolungiamo partiamo sempre dalla terra. Quello là è il nostro vivere, il nostro futuro. Amiamo la nostra terra, pure la plastica. Io detesto la plastica. Quando arrivate a 2000 non trovate un filo di plastica, perché la plastica abbiamo rovinato il mondo. Di cosa lasciamo noi ai nostri figli? Il mondo malato. Perché? Per trovare tanti soddisfazioni, si può dire. Ma poi è spreco. A nanna una volta i piatti, sapete con chi lavava? Con la pezza, sapete meglio di mia? Lo sapone di casa. Lo sapone di casa. Con l'acqua della pasta. Qua l'acqua della pasta, ecco. Ma no, mo avevamo la tavoletta di la tavoletta di come ti montava la lavastoviglie. Ma voi vi avete accorgiuto della lavastoviglie quando cacciate i pentoli d'acciaio, che c'è tutto che da fare nera? Vi avete accorgiuto? No, che è veleno. Che è veleno, se andiamo su questo campo qua a Montegamo, allora la nanna lavava cacito e a cinnari, non c'è cosa più bella da cinnari, calessia, faceva alessia, o lavavano i panni, facevano un vocato, che profumava, quando mettevano che erano solanette, perché erano chi nei pile, che gli non sapevano da stare fuori, facevano avvocato, ne scendo bianco come un cucco, dicevano, bianco come un cucco. Bene. Che sarebbe il Barbagianni.
Ovvidi che cambio dialetti in parte un'altra. Bene, detto questo, intanto ringrazio tutti. È un fiore bianco. Ringrazio tutti per la presenza e l'accoglienza. Intanto ringrazio Fabio, il nostro carissimo prima era virtuale ma mo' amico reale, che mi ha intervistato, il nostro musicista, e giustamente al progetto che se aderite, come si dice, anticipatamente vi ringrazio. Una cosa che non mi dimentico mai, che io non dico io dico noi dell'associazione, perché solo io non diamo una nuce in un sacco, non ti faccio scruscio, partito l'altro proverbio. Allora, intanto ce n'è una qua, vedete la comare Concetta. A lei, scusate se mi alzo, a lei onore e merito perché mi sta a fianco in tutto e per tutto. Tante volte mi dispero, nel senso che come parte organizzativa, parte che hai la testa fra le nuvole, una telefonata spiccia e ne comincia. E io ti faccio, non ti preoccupare, a parole sole che andiamo avanti. E lei un applauso forte che lo voglio pedire. Poi dietro di lei mi stanno dietro la mia famiglia, a dire la verità. Dietro il mio collega, un ingegnere, lavorano e lasciano, come si dice, tante volte il tempo libero e ne viene ne mi aiutano, perché la cosa diventa un po' seria. Ringrazio tutti i commari Micuccia, che sicuramente va ricordati, la signora Anna, Patrizia, commare di Brindisi, che non mi veniva visto il mio braccio destro, e quindi ringrazio tutti a voi che mi seguite sui social, perché abbiamo aperto la porta della Calabria. Non sono stata io, che io chiera sono, però con un semplice clic la primo mondo, quindi la Calabria merita. Io ci di questo non so, dico, partiamo dalla terra, la Calabria lo merita, e noi calabresi diamoci avanti che non c'è nulla terra più pregiata da Calabria, perché Italia, io ho fatto un gruppo sui social, Italia, Calabria, Antocori. Italia perché? Perché Italia è il nome Italia, a noi ci appartiene, perché è partito da Calabria. Brava, grazie. Partito da Calabria ha un nome Italia, e di là ci dobbiamo andare avanti. Tutti noi siamo calabresi e avantiamo un dilo, e dobbiamo, perché come parliamo calabresi, ne portiamo tutti. Buonasera a tutti e grazie. Grazie. Per la parte organizzativa facciamo così: ora Franca andrà nel mulino e poi un po' alla volta entrate e parlate con lei, perché qua fa freddo. Magari nel passare date un'occhiata ai prodotti che ha portato, l'aglio di papaionti, il pane, quello che può interessarvi. Grazie ancora a tutti. Io un cagnolino che mi faccio compagnia, Zeus. Arrivai, io ho un mulino immagino. Vale la pena vedere la partita un poco lontano, però vale la pena che non mulina d'acqua. E ora una che ci leva sul porto. Ma la scarico che è pesante. Ho viaggiato un poco lungo. Ma vamos. Mi sono un po' sacchi di trama. Oh, pardon. Un sacco come metti la nanna. Un sacco di trama si mangia di qua farina. Avete che già? Come un cucco è bella incottonata, ecco. Faccia la farinera, si vede che è fresca la farina. Quando faccia la farinera è fresca. E che facciamo con cucchista? Ora facciamo il pane, quando facciamo la giornata del pane. Mischiamo altre farine, perché noi usiamo 5 tipi di farina. Abbiamo l'eveto madre che ha 94 anni di vita e facciamo scuola di formazione, siamo a Zongri, alla località Raisina, con l'associazione a Spalantia. E impariamo a tutti, con quello che viene noi siamo disposti a imparare a tutti. Pigliamo le tradizioni come faceva una volta la nanna, con i riti antichi e con tutte le utensilerie antiche, tutti gli attrezzi antichi, la maida, l'angiolera, tutte cose. Vi saluto.
Grazie di cuore, dal luogo del cuore, nel cuore della Calabria. L'antico mulino delle fate, un albero con le radici.